Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi Carla, una ragazza brasiliana che ha imparato l'italiano e le ha cambiato la vita. Abbiamo deciso di invitarla perché questa storia può essere fonte di ispirazione per tutti voi. Buona visione! Ciao Carla, benvenuta qui in questo video. Noi già ti conosciamo perché abbiamo fatto una diretta su Instagram con te e tra l'altro segui le nostre dirette, quindi per noi è veramente un piacere averti qui con noi oggi. Grazie a voi Giulia, il piacere è mio, sono molto contenta di aver partecipato alla vostra diretta e sarà insomma una gioia fare questo video qui con te. Grazie mille. Come stai? Io bene, e tu? Anch'io benissimo, grazie. Da dove ti colleghi oggi? Allora, io sono a São Paulo, in Brasile, veramente una città vicina alla capitale, si chiama Campinas, è una metropoli anche la mia città. Ah, ok, che bello. Noi abbiamo deciso di invitarti perché conosciamo già un po' la tua storia, che è molto interessante, e pensiamo che possa essere di grande ispirazione per i nostri studenti di italiano. Vorresti un po' parlarci da dove nasce, ad esempio, il tuo amore per l'italiano, la tua passione per l'italiano? Sì, certo, ti racconto. La mia famiglia è di origine italiana. Mio bisnonno è partito dall'Italia, poi ha vissuto qui in Brasile, no? Si è sposato qui, ha cresciuto i suoi figli. Lui era di Nocera Superiore, provincia di Salerno. Sono sempre stata molto curiosa, no, di questa storia. Mi sentivo in qualche modo legata all'Italia. Poi nel 2002 ho deciso di iniziare a studiare l'italiano mentre frequentavo l'università e nel 2005 ho avuto l'opportunità di venire in Italia e lì ho studiato in una scuola di italiano per stranieri nella regione Marche. Sono stata lì per un mese, no? Giusto il periodo delle mie ferie, del lavoro. E la mia passione, insomma, è cresciuta ancora di più perché l'Italia è come casa per me, non ve lo so spiegare. Io quando sono in Italia mi sento molto felice, è come se io tornassi a casa. E quindi in famiglia si parlava un po' l'italiano oppure l'hai cominciato proprio da zero? Ho cominciato proprio dal zero, non sapevo neanche che ciao fosse un saluto come oi in portoghese, no? Ho iniziato proprio dal zero. Ho iniziato a studiare, no? La cosa interessante è che ho iniziato a frequentare il corso con mia zia, la sorella più piccola di mia madre, quindi abbiamo fatto questo corso insieme, abbiamo viaggiato insieme. Poi questa idea di lavorare sulle navi, no, da crociera, è partita un po' da lei, che già viaggiava, a lei piaceva navigare. E lì ho iniziato a pensare, magari io potrei lavorare a bordo, no? Nel 2007 avevo già concluso l'università e ho iniziato a cercare un modo di lavorare in Italia, come posso andare a lavorare lì. E la Costa Crociere in quel periodo stava cercando il personale brasiliano per lavorare a bordo perché la compagnia per navigare qui nelle acque brasiliane doveva avere un percentuale, diciamo, no, di equipaggio brasiliano. Quindi nel 2007, a settembre, sono partita per l'Italia, sono arrivata prima a Genova,
Poi ho trascorso 2 giorni lì perché ho dovuto firmare dei documenti, prendere la divisa per andare a bordo. E 2 giorni dopo ero a Venezia e lì è successa una cosa divertente, no? Perché io ero un po' tesa, non sapevo quello che mi aspettavo. Nell'aeroporto di Venezia, no? Marco Polo, ero lì in attesa del mio transfer per l'albergo. E si è avvicinato a me un signore italiano che doveva imbarcare sulla nave, quindi guarda la coincidenza. E lui mi ha raccontato che era un pompiere che doveva imbarcare sulla nave e io pensavo, no, va bene, allora è un segno di Dio, no? Sono protetta, c'è un pompiere qui. E lì ho iniziato, insomma, questo percorso lavorativo in Italia. Che bella storia, anche perché questo immagino sia stato un modo per integrarti in Italia, per cominciare a conoscere i luoghi, le persone. Sì, perché come studentessa nel 2005 io ho conosciuto tanti stranieri, ma pochi italiani. Però lavorando a bordo per mesi ero l'unica brasiliana dell'ufficio, tutto il tempo praticamente mi dovevo comunicare in italiano, scrivere in italiano, parlare l'italiano, ascoltavo l'italiano e sono arrivata ad un punto che io sognavo in italiano, no? Beh, questo è molto importante, significa che proprio sei entrata, ti sei immersa al 100% nella lingua italiana, no? Sì, poi mi mancavano le parole in portoghese, pensavo, ma esiste questa parola in portoghese? Io sapevo la parola in italiano, però in portoghese non mi veniva più. Certo, capisco benissimo, quando parli una lingua troppo tempo poi ti dimentichi addirittura le parole della tua lingua madre. È un bel traguardo da raggiungere per la lingua che vuoi imparare. No, sognare addirittura in italiano è sicuramente un bel traguardo. Ma l'italiano a bordo con chi lo parlavi maggiormente? Con i tuoi colleghi oppure con i passeggeri? Di più con i miei colleghi perché nel nostro ufficio eravamo una squadra di circa 8 a 10 persone. Con i passeggeri io parlavo in italiano con gli italiani, parlavo il francese perché ho studiato anche il francese, l'inglese, quindi io ero in grado di stare con passeggeri di diverse nazionalità, no? E parlare con loro. Io lavoravo in un ufficio escursione si chiama, quindi noi dovevamo consigliare ai nostri passeggeri i tour da fare in un determinato porto dove la nave attraccava, no? Quindi per esempio eravamo a Venezia, quindi quale escursione potrei fare a Venezia? Io con la mia famiglia facevamo dei suggerimenti, spiegavamo insomma tutto il giro. Una parte del mio lavoro era questo, parlare con i passeggeri e poi anche accompagnarli durante i tour. Quali sono le rotte che facevate con la nave? Tanti Giulia, in Italia principalmente Venezia, Ancona, Bari, Savona, che altro? Napoli, questi principalmente. Poi la nave faceva giri diversi e bellissimi comunque. Andavamo in Spagna, Portogallo, Croazia, Turchia, Marocco, Nord Europa, ho fatto la Norvegia, Danimarca, Svezia, poi in Brasile ovviamente, no? Sono venuta, Brasile, Argentina, Uruguay. Ho avuto la possibilità anche di fare tante crociere in Grecia, quindi giri bellissimi. Wow, quanti bei posti che hai appena menzionato. Sei stata veramente fortunata ad avere la possibilità di visitare tutti questi luoghi, davvero.
Bellissimo. Ma io ti dico una cosa, tutto questo grazie alla conoscenza dell'italiano, Giulia, perché io dico spesso che l'italiano mi ha cambiato la vita, perché ho conosciuto persone che amo, ho visitato luoghi meravigliosi, sono cresciuta personalmente e queste porte, no, sono state aperte per me praticamente perché io, insomma, parlo l'italiano. Non è stato perché io parlavo l'inglese o il francese, no, ma soprattutto per la conoscenza della lingua. E per questo io cerco di dire alle persone che mi chiedono, no, che vale la pena studiare una lingua come la lingua italiana. L'inglese è veramente importante, sì, certo, però parlare anche un'altra lingua ci dà ancora più possibilità. E l'italiano è stato questo per me, un cambio di vita e l'opportunità di avverare i miei sogni. Carla, che bel messaggio che hai appena trasmesso a tutti noi. È bellissimo che diffondi la tua passione per l'italiano in questo modo, perché è vero, l'italiano qualche volta viene sottovalutato, l'importanza di questa bellissima lingua può essere sottovalutata perché magari si pensa che non serva se non per viaggiare, ma in realtà tu sei la prova vivente che l'italiano può essere lo strumento che ti permette di trovare un lavoro, ad esempio, e di crescere personalmente, come hai detto tu. Tra l'altro, prima hai menzionato delle città italiane in cui si parlano dei dialetti molto forti, no? Ad esempio, per citare Napoli, oppure anche Venezia. Come te la cavavi con i dialetti? Riuscivi a capire oppure avevi difficoltà all'inizio? Non tanto, anche oggi è una sfida capire i diversi dialetti. Ti faccio un esempio, la mia migliore amica italiana è napoletana e quindi alle volte lei mi insegna qualche parola, però se una persona mi parla tutto in dialetto io non ce la faccio a capire. Per alcuni mesi sono stata in Sicilia perché insomma uno mio ex era di là e ho conosciuto la sua famiglia, no? Zii, sua madre, insomma, e loro parlavano in dialetto. Io non riuscivo a capire, non riuscivo, è proprio un'altra lingua. No. Hai proprio ragione. È un'altra lingua, io che sono del nord non lo riesco a capire, ad esempio. È comprensibile il fatto che tu abbia avuto delle difficoltà su questo. Ma una cosa interessante è che io riuscivo a capire benissimo la differenza tra gli italiani del nord e del sud. Si sentiva dall'accento, principalmente i veneziani. A bordo c'erano tanti. E io mi sono abituata, parlavano in italiano però con il loro accento e quindi io capivo la differenza, no, tra le regioni, diciamo. Quindi quanto tempo hai lavorato sulle navi? Quanto tempo ti sei fermata in Italia? Allora, ho lavorato a bordo per 6 anni, sono imbarcata su 10 navi diverse. Ho fatto imbarchi che sono durati più o meno 8, hanno avuto una durata di 8-9 mesi circa. Poi tornavo qui in Brasile per le ferie di un mese e ritornavo poi a bordo. Bellissima questa esperienza che hai fatto. La consiglieresti a qualcuno che vuole imparare l'italiano? La consiglio, però secondo me sarebbe importante imbarcare avendo già una conoscenza della lingua. Non dico un livello avanzato, però sai, almeno
l'essenziale sarebbe importante proprio per imparare come si fa il lavoro, imparare come funziona la vita di bordo, altrimenti la persona proverà una sorta di difficoltà. Certo, quindi questa esperienza non è assolutamente da sottovalutare dal punto di vista lavorativo e inoltre è consigliabile conoscere già un po' di italiano, però poi sono sicura che a bordo c'è la possibilità di migliorare parlando con i colleghi e con i passeggeri, quindi come hai detto tu non è obbligatorio avere un livello già avanzato. Sono consapevole che quello che ho imparato grazie a questo periodo di lavoro fuori, perché ero immersa proprio nella lingua. Poi i miei colleghi mi hanno aiutato tanto, perché a quell'epoca non c'erano tutte queste possibilità di studiare l'italiano. No, non c'erano dei canali su YouTube con voi, per esempio. Quindi una persona per studiare cercava dei libri, no, i CD. Io a bordo, in contatto con i miei colleghi, ho imparato di più. Se mi sbagliavo loro mi dicevano, mi aiutavano a capire gli sbagli. Per esempio, io questa cosa me la ricordo benissimo. Stavo parlando con una signora italiana e le ho detto, posso avere la sua carta Costa? Un collega mio mi ha sentito e poi, con molta pazienza, no? Carino lui, perché cercava di, sai, di aiutarmi veramente, no? Di far notare il mio sbaglio. Quindi mi ha detto, Carla, quando parli con i passeggeri, cerchi di dire, potrei avere la sua carta. È importante utilizzare il condizionale, dire potrei, vorrei. Non mi sono mai dimenticata di questa spiegazione e grazie a lui ho imparato l'importanza del condizionale. Cioè, questa spiegazione l'avevo già letta nei libri, insomma, quando usare il condizionale, però quando sei lì, no, nella situazione, magari non ti ricordi. Vedi quante cose utili possono accadere quando vivi, diciamo, l'italiano in prima persona. Le cose sui libri ci sono e le puoi imparare, però poi metterle in pratica è un altro discorso, è completamente diverso. Cioè, finché non ti trovi nella situazione, non sei sicuro di saper effettivamente utilizzare le regole grammaticali. Ci sono anche tante espressioni, modi di dire, cose che magari non vengono imparate, no? Sui libri. Esatto. È proprio per questo che io adoro guardare i vostri video, perché perché mi aggiorno un po', no? Vi tengo aggiornata. Grazie Carla. Sì, no, diciamo che noi cerchiamo di insegnare ai nostri studenti appunto cose che magari non troverebbero sui libri. Carla, tu adesso con il tuo italiano che cosa fai? Insegni italiano, giusto? Sì, ho iniziato a insegnare l'italiano per chi vorrebbe cominciare a livello A1, A2. Ho aperto il mio profilo su Instagram e per me è una gioia, è la parola giusta, una gioia per me insegnare l'italiano. Che bello, quindi insegnare l'italiano ti dà delle grandi soddisfazioni, no? Sì, è la possibilità di stare in contatto con quello che amo di più. Stare in contatto con le persone, insegnare qualcosa di utile, trasmettere questo messaggio che l'italiano può aiutare a migliorare la nostra vita, perché poi io credo che una lingua sia un modo di vivere la nostra vita al meglio.
che ti dà la possibilità di essere in contatto con altre persone, di imparare tanto, di essere una persona più libera, di viaggiare, poi di innamorarsi, di fare tante nuove amicizie. Non è solo nell'ambito lavorativo, ma proprio nella vita. Vivi la vita in un modo molto più ampio. È bellissimo sentire che l'italiano sia stato lo strumento che ti ha collegato a queste persone così importanti per te nella tua vita, quindi è veramente bellissimo. Grazie mille Carla per aver diffuso il tuo amore, la tua passione per l'italiano a me, ma sono sicura che sei riuscita a trasmetterlo anche a tutti i nostri studenti di italiano. È stato davvero un piacere averti qui con noi e ancora grazie per aver raccontato la tua storia. Grazie a voi, grazie a te, grazie a Carlo per l'invito, per questa opportunità. Io, come già vi ho detto, vi seguo, adoro i vostri video. Complimenti per il lavoro e vi auguro che possiate continuare questo lavoro per tanti anni. Grazie Carla, grazie mille, apprezziamo davvero moltissimo. E magari ci vedremo in una diretta un martedì, chissà. Ciao Carla, ciao grazie. Giulia, un bacio dal Brasile, ciao. Ciao.